Buongiorno carissimi, oggi voglio consigliarvi 10 cose imperdibili da fare e da vedere a Kathmandu, in Nepal. La capitale del Nepal è la città più grande del paese. Pensate che ospita circa 1,5 milioni di abitanti. Si trova ai piedi dell'Himalaya e ogni anno attira milioni di turisti provenienti da tutto il mondo, grazie ai meravigliosi e suggestivi templi indù e luoghi di culto buddisti che caratterizzano il centro città, insieme a monasteri e santuari disseminati un po' ovunque. Visitando questa città sono rimasto subito colpito e affascinato dalla forte spiritualità che si respira camminando per le sue vie. Kathmandu è una città ricca di storia, cultura e bellezze naturali e in questa guida vi condurrò attraverso templi antichi, mercati vivaci e panorami mozzafiato. Se state organizzando un viaggio in Nepal, molto probabilmente la vostra visita inizierà proprio dalla sua capitale. Quindi, senza perdere ulteriore tempo, ecco a voi la mia top 10 di Kathmandu. Non si può iniziare una guida sulla top 10 di Kathmandu senza citare immediatamente la piazza più importante della città, ovvero Kathmandu Durbar Square. Questa è sicuramente la piazza più iconica di Kathmandu e più in generale del Nepal, è infatti un sito UNESCO e al suo interno racchiude numerosi templi e palazzi molto importanti. È un luogo non solo turisticamente importante, ma anche un punto vitale per le comunità locali. Infatti qui si tengono molti festival, cerimonie e riti religiosi di importante significato per le popolazioni della valle. Questa piazza coincide con il cuore storico della città vecchia, dove sono concentrati gli edifici tradizionali più spettacolari. Questo è anche il luogo dove un tempo venivano incoronati e legittimati i re della città. L'ingresso per gli stranieri è abbastanza caro, si parla infatti di 1000 rupie, circa 7 euro. Lo Swayambhunath Stupa è una delle attrazioni più popolari e frequentate della città, anche questo uno dei 7 gruppi di monumenti patrimonio dell'umanità UNESCO. Per arrivarci bisogna fare questa scalinata a piedi che, se non sbaglio, sono 350 scalini. È uno dei templi più antichi e più santi della città e del Nepal in generale, e meta fondamentale sia per i pellegrinaggi buddisti che per i fedeli induisti. Come tutte le principali attrazioni a Kathmandu si paga qualsiasi cosa, per gli stranieri 200 rupie, però la vista è spettacolare, già solo per la vista merita tantissimo. Questo tempio, posizionato in cima a un colle che domina Kathmandu, offre delle ottime viste sulla città e sull'intera valle. La stupa principale, con gli occhi del Buddha e la spirale dorata che si protrae verso il cielo, è davvero affascinante, così come tutti i piccoli templi che la circondano. L'intera area è letteralmente infestata dalle scimmie. Non a caso, il tempio è stato soprannominato Monkey Temple, il che lo rende ancora più interessante, specialmente per chi non ha mai avuto a che fare con queste simpatiche creature. Il terzo posto che vi consiglio in questa guida si chiama Buddhanath Stupa, detto anche Buddha Stupa. Anche questo tempio ovviamente fa parte dei 7 monumenti dichiarati dall'UNESCO come patrimonio dell'umanità. La guglia centrale dello stupa, che domina lo skyline del paesaggio, è dorata ed ornata con gli occhi di Buddha. Dalla sua cima si diramano colorate bandierine di preghiera che scendono fino alla base ottagonale, la quale è a sua volta circondata da decine di ruote di preghiera. Attorno a queste ultime è impossibile non incrociare monaci tibetani e pellegrini in fila per farle girare. Anche questo è uno dei luoghi più sacri di Kathmandu e pensate che è il centro religioso più grande non solo del Nepal, ma addirittura uno dei più grandi di tutto il mondo della comunità tibetana buddista. Interrompo brevemente questo video per parlarvi dello sponsor di oggi, che è Eimondo. Se come me amate viaggiare, allora dovreste seriamente pensare a farvi una buona assicurazione di viaggio, soprattutto se viaggiate fuori Europa. Io vi consiglio proprio Eimondo, una delle migliori assicurazioni di viaggio esistenti. La cosa che mi piace tantissimo è la loro app, semplice da utilizzare e attiva 24 ore su 24. Ciò vuol dire che potrete parlare con un operatore in italiano in ogni momento. Inoltre, oltre a coprirvi dal punto di vista sanitario fino a ben 10 milioni di euro,
euro e Emondo vi rimborserà le spese anche in caso di annullamento del viaggio. Ovviamente ci sono tantissimi altri vantaggi e se cliccate sul link che vi lascio qui sotto in descrizione potrete capire quale polizza stipulare, quindi qual è quella che fa più al caso vostro, se per esempio farne una per un viaggio singolo, se fare quella annuale oppure se fare quella che ho fatto io che si chiama assicurazione di viaggio a lunga permanenza. Tra l'altro, se sottoscrivete l'assicurazione tramite il mio link avrete il 10% di sconto. Insomma, con Emondo viaggia anche tu senza preoccupazioni. Adesso torniamo al video. Se siete stanchi del traffico, del caos e dell'incessante rumore che c'è a Kathmandu, ho trovato una piccola oasi di pace, di tranquillità che poi tra l'altro si trova proprio nel centro di Kathmandu. Siamo attaccati praticamente al quartiere Tamil e si chiama Gardens of Dreams, ovvero il giardino dei sogni. Questo è un meraviglioso giardino storico in stile neoclassico, costruito nel 1920. Quest'oasi di verde e tranquillità si estende su una superficie di quasi 7000 metri quadri e comprende 6 imponenti padiglioni, ognuno dedicato a una delle 6 stagioni del Nepal, ampi giardini e un insieme di fontane, balaustre, pergolati e statue in perfetto stile europeo. In Nepal ci sono molti altri giardini con questo stile, ma ciò che rende speciale questo posto è sicuramente l'estrema raffinatezza. Al quinto posto non posso che parlarvi dello street food di Kathmandu. Sono convinto che provare il cibo tipico di un paese che si visita sia un'esperienza fondamentale per immergersi appieno nella cultura e nella tradizione culinaria del luogo. Nel caso di Kathmandu, uno dei modi migliori per gustare la vera essenza della città è senza dubbio attraverso lo street food. Assaporate delizie come i momo, un tipo di raviolo ripieno di carne o verdure, spiedini di carne alla griglia chiamati sekuwa, oppure il famoso dal bhat, una combinazione di riso e lenticchie che rappresenta un elemento base della dieta nepalese. Durante il vostro viaggio a Kathmandu lasciatevi conquistare dai sapori autentici e dalla vibrante atmosfera che solo il cibo di strada può offrire. Il sesto luogo che voglio consigliarvi è l'Asan Market. Questo bazar si trova in una delle parti più antiche della città ed è da secoli il suo cuore pulsante, un gigantesco centro commerciale a cielo aperto che praticamente occupa un intero quartiere. Camminando tra le vie principali e tra i vicoli secondari troverete tutto quello che serve nella vita quotidiana e anche di più. I suoni, gli odori, i colori di questa parte di Kathmandu sono difficili da dimenticare e la splendida piazza storica di Asan Bazar è un vero gioiello. Qui si trova anche il tempio Annapurna che onora la dea dell'abbondanza. Questa qui è la piazza principale di questo gigantesco mercato ed è fighissima e super particolare soprattutto perché in questa piazza arrivano 6 differenti strade. Non potete dire di aver visitato Kathmandu senza aver visto il suo quartiere più turistico, ovvero quello in cui mi trovo in questo momento, si chiama Tamil. Qui la vita scorre caotica, un fiume di gente cammina lungo le strette vie mescolandosi a motociclette, macchine e risciò. Ai lati delle strade i negozietti espongono le loro merci e si susseguono ristoranti, guest house, locali notturni e lavanderie. Questo è infatti il popolarissimo quartiere degli alpinisti e dei backpacker, dove andare a caccia di abbigliamento e attrezzatura sportiva scontatissima, perché spesso contraffatta, anche se di buona qualità, e di souvenir. Se dovete fare dei trekking qui in Nepal e per caso vi dimenticate dell'attrezzatura a casa, questo è sicuramente il quartiere dove fare shopping, mi raccomando, contrattate sempre. Patan è tecnicamente la città più antica di tutta la valle di Kathmandu. Ad oggi, trovandosi a soli 5 km dal centro della capitale, fa a tutti gli effetti parte dell'area metropolitana di Kathmandu e distinguerla dal resto della città è pressoché impossibile. Patan conserva un'architettura raffinata fatta di numerosi palazzi storici che culminano in una delle piazze più belle di tutta la regione, ovvero Patan Durbar Square. Anche questa piazza fa parte dei 7 monumenti dichiarati dall'UNESCO come patrimonio dell'umanità. Ci sono tantissimi palazzi e un sacco di templi super interessanti. Anche qui per entrare bisogna pagare un ticket, per noi stranieri ovviamente, 1000 rupie, poco meno di 7 euro. La piazza è estremamente vivibile e popolata soprattutto nel tardo pomeriggio, quando i locali la usano come punto di ritrovo. Qui si vedono ancora i resti del terremoto che ha colpito quest'area del Nepal nel 2015, quando molti edifici e templi storici hanno subito danni o sono andati distrutti. Il nono posto si chiama Pashupatinath Temple.
Quello in cui mi trovo adesso è sicuramente un'altra delle attrazioni principali di Kathmandu. Non si trova proprio in centro, ma ci troviamo a circa 8 km dalla città. Anche questo è inserito nell'elenco dei patrimoni dell'umanità ed è un tempio induista. Più che un tempio, si tratta di un complesso di templi hindu. Il principale, dedicato a Shiva, è il più grande del paese, nonché uno dei più sacri. L'accesso a questo tempio è riservato ai soli hindu, ma il resto del complesso è accessibile a chiunque. Ogni giorno attira folle di turisti incuriositi dalle cerimonie di cremazione che avvengono sui ghat del fiume sacro Bagmati. L'ingresso anche in questo caso è piuttosto costoso, anche qui infatti bisogna pagare 1000 rupie. L'ultimo posto che voglio consigliarvi in questa guida si chiama Bhaktapur ed è una città che si trova a circa 12 km dalla capitale, più o meno in pullman si può raggiungere in una quarantina di minuti / un'oretta, ed è un posto che purtroppo io per mancanza di tempo non sono riuscito a visitare. Parlando però con alcuni viaggiatori che l'hanno vista, è sicuramente una delle attrazioni principali da vedere nella valle di Kathmandu. Potete anche pensare di rimanerci qualche giorno o comunque di fare base lì, perché mi hanno detto infatti che è molto meno caotica rispetto alla capitale. Bhaktapur è stata infatti la capitale della valle di Kathmandu fino al XV secolo e conserva numerosi edifici storici e monumenti. Il sito più importante è sicuramente la famosa Bhaktapur Durbar Square, dove si trova il palazzo che ha ospitato la famiglia reale fino al 1769. Cari amici viaggiatori, siamo arrivati alla fine di questa guida, spero che l'abbiate trovata utile ed interessante. Se così fosse vi chiedo di lasciarmi un bel like, commentatela scrivendovi se appunto vi è piaciuto e se conoscete anche altri posti da visitare a Kathmandu, in modo tale da rendere ancora più interattiva e completa questa guida. Vi aspetto quindi nei commenti. Se non siete ancora iscritti al mio canale, valutate di farlo per non perdere tutti i video che pubblicherò prossimamente, e noi come sempre, cari amici viaggiatori, ci vediamo in una prossima avventura. Ciao!